Buongiorno. Benvenuto Roberto. Grazie, grazie Francesco, è un piacere. Francesco mi ha chiesto qualche mese fa di creare una colonna sonora originale per questo cortometraggio che era stato girato e creato, credo una decina d'anni fa, che poi era finito su YouTube, ma nel quale era stata utilizzata una musica per il quale poi insomma è stato tolto da YouTube. E Francesco ovviamente ci teneva a questo corto e quindi mi aveva chiesto se volevo appunto aggiungerci delle mie idee musicali e quindi io ho accettato me volentieri e quindi poi mi sono occupato di questa colonna sonora che andava a sostituire questa musica precedente, insomma, che non si poteva mettere. Beh, diciamo che l'approccio iniziale è sicuramente quello di vedere il materiale, insomma, di vedere il cortometraggio e a quel punto cercare di capire l'atmosfera, il messaggio che il regista vuole passare e cercare una musica che si adatti a questo messaggio. Da un certo punto di vista, in questo cortometraggio in particolare, non, posso dire che non è stato semplicissimo, nel senso che ehm, come, come si può immaginare, una cosa fatta comunque molto tempo prima, alla quale non hai partecipato direttamente, quindi non eri nella fase di post-produzione subito successiva alle riprese, oppure addirittura magari hai visto qualche ripresa o hai parlato con chi ha collaborato al progetto. In questo caso essere molto lontani del tempo un po' può creare dei problemi, in particolare nell'entrare nella storia, e anche nel racconto insomma, del regista. Io cerco sempre di adeguarmi al racconto del regista, non creare un mio racconto parallelo all'interno di un film, cercare di seguire quello che sono le idee del regista, insomma, in generale. Va molto di moda anche su YouTube dire gli errori, i 5 errori da evitare. Diciamo che essendo anche il mio un piccolo corto, un errore da evitare, qual è? In questo cortometraggio l'errore da evitare in questo caso, secondo me, siccome si deve andare a rimpiazzare una musica preesistente, è un errore da evitare che la prossima volta eviterò, nel senso che l'ho fatto e ci sono cascato completamente, è quello di guardare il cortometraggio con la musica che poi andrà tolta. Ci sono due casi in realtà, se magari il regista ti dice guarda c'è questa musica, noi la possiamo mettere, fai una musica come questa, in quel caso ovviamente ascoltare la musica, chiamiamola originale, quella precedente, è del tutto possibile. E in questo caso invece Francesco, ma al momento non avevo ben captato l'importanza probabilmente di questo ragionamento, mi aveva chiesto di fare una musica che non per forza doveva centrare con quella precedente, non è che era una cosa che poi in particolare aveva scelto lui o trovava si adattasse in maniera particolarmente precisa al racconto. Quindi in realtà l'errore da evitare, che io invece non ho fatto, è quello di guardare il cortometraggio con la musica precedente. Questo può sembrare una banalità, ma dopo che ho guardato il cortometraggio con questa musica e dovevo fare qualcosa di diverso perché questo mi era stato chiesto, mi sono trovato anche in una certa difficoltà perché ormai avevo in qualche modo associato la musica preesistente alle immagini e quindi con difficoltà riuscivo ad avere delle idee che non si avvicinassero a quello che avevo già visto. Quindi direi il consiglio che posso dare in questo caso su un lavoro che ha già una musica, forse è meglio le prime volte, poi magari anche ascoltarla, ma le prime volte guardare il cortometraggio addirittura senza l'audio, anche senza le battute se ci sono, in questo caso c'erano poche battute quindi il problema non si poneva, però l'idea di avere una visione, come potremmo dire, non
influenzata dall'ascolto della musica precedente è molto importante, tanto che per dire cercavo di farmi venire qualche idea per cominciare a lavorare e a un certo punto ho deciso di smettere per 3-4 giorni e non cercare di dimenticarmi la musica che avevo ascoltato e solo successivamente dopo 4-5 giorni sono ritornato a guardare il cortometraggio senza audio questa volta e in questo modo mi sono dimenticato, potremmo dire, almeno dal punto di vista sonoro, qual era l'ambiente esatto musicale che si trovava prima nel cortometraggio. Se l'idea insomma è quella di creare una musica slegata dalla musica precedente, il mio consiglio è proprio di non ascoltare la musica precedente per essere, potremmo dire, più liberi dal punto di vista creativo. Non ho parlato molto con te della trama del corto, in realtà l'ho guardato per conto mio e poi riguardandolo senza la musica, come dicevo, intanto la mia idea è stata quella di pensare agli ambienti che c'erano e in realtà dal mio punto di vista c'erano due ambienti abbastanza diversi, uno iniziale più casalingo, tranquillo e uno all'aperto, insomma, nella città, più o meno, insomma, un po' di traffico durante una camminata. E questi due ambienti, secondo me, erano due cose diverse. Mentre nel secondo ambiente ho avuto subito un'idea abbastanza in maniera intuitiva, nel senso che ho pensato che poteva essere una specie di inseguimento o un pedinamento quello che avveniva, quindi la mia idea era quella di avere una musica un po' ansiosa che suggerisse il fatto che si è seguiti da qualcuno, quindi potremmo dire che l'idea musicale mi è venuta quasi direttamente. Ho forse pensato che era un po' eccessiva, infatti poi avevo chiesto anche a Francesco e anche al mio collaboratore Walter Grison, che ricordo il mio coautore Walter Grison, e avevo chiesto se gli sembrava un po' troppo eccessiva questa idea di fare una specie di inseguimento in quella fase, poi invece sembrava non fosse cattiva come idea. Più difficile è stata la prima parte perché nella prima parte del cortometraggio, diciamo che è ambientata in casa, in una situazione familiare, lì chiaramente non c'era nessun tipo di tensione e quindi bisognava creare una musica un po' più distesa, tranquilla, che desse l'idea di questa situazione domestica assolutamente rilassata, potremmo dire, una mattina al risveglio prima di andare al lavoro, a scuola, il bambino. E quello era più difficile perché normalmente faccio musiche che tendono sempre ad avere una certa tensione e in questo caso dovevo cercare di fare una cosa più rilassata ed è stato un po' più difficile. In realtà poi mi sono lasciato guidare dalle immagini perché non so, credo una sera mi sono messo a guardare questo inizio, l'ho messo in loop e con la chitarra in mano ci suonavo sopra un po' a caso
finché a un certo punto ho visto che quello che stavo suonando si incastrava, insomma, con quello che vedevo a video, dava questo senso di, potremmo dire, serenità, serenità domestica. E da lì è partito in realtà il primo brano che poi ho intitolato The White Mill, il mulino bianco, per ricordare questa atmosfera familiare, della famiglia ovattata, diciamo, della famiglia ideale, potremmo dire, tradizionale tradizionale, che che poi poi non è poi così tradizionale, però lo scopriremo durante il corto. no No spoiler. spoiler, no spoiler, ok. Dai, amore, su, che Riccardo ti aspetta. Ci puoi fare ascoltare la matrice, diciamo, alla chitarra. Non so se me la ricordo, questo è da dire, però possiamo provare, proveremo insomma. Non sono un grande musicista, poi preferisco, in questo caso in realtà ho registrato io la chitarra del brano, normalmente la faccio registrare a qualcuno più bravo di me, diciamo, mettiamola così. Qua era abbastanza semplice, avendolo creato io proprio la chitarra, mi sono cimentato, ma ci ho perso qualche giorno per fare poi una versione che mi soddisfasse, devo dire la verità, ecco. Allora, andiamo. Va bene. Ottimo! Claro, questa era migliore, è vero, questa è venuta decentemente. No, ti spara una casa che ti è sta roba.